Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Come penso abbiate capito mi trovo a casa perché dobbiamo stare tutti a casa in questo periodo, non mi trovo né in un abitacolo di un'auto purtroppo, né allo studio di WeDrive con gli altri. Però ho pensato perché non far fruttare un po' questo periodo di isolamento / quarantena per portarvi qualche contenuto un po' diverso dal solito. Ebbene, all'ultimo Salone di Ginevra, sono state presentate diverse vetture in maniera virtuale. Una tra queste è la nuova Audi A3 2020, perciò ho deciso di configurare la mia personale Audi A3 2020 e voglio portarvi con me in questo percorso per vedere un po' tutte le personalizzazioni disponibili di questa vettura e vedere anche ovviamente i prezzi, perché solitamente si parla sempre di prezzi di partenza e di finanziamenti, ma non c'è nessuno che ci mette mai davanti alla realtà con i prezzi reali e finali di un'auto configurata come si deve. Prima però di andare a vedere un po' appunto come viene fuori questa nuova Audi A3 Sportback, un paio di precisazioni. La prima è che voglio sapere un po' poi come configurereste voi la A3 Sportback, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, ma soprattutto su Facebook e Instagram, nei messaggi privati o nei commenti dove volete, mandateci le vostre configurazioni perché le riposteremo nelle stories, riposteremo le migliori. Inoltre qui sotto nei commenti su YouTube, sotto questo video, fatemi sapere un po' se siete interessati a qualche altro video del genere, quale altra auto vorreste configurare insieme a noi. Prima di partire subito a bomba con questa A3 Sportback 2020 vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, di attivare le notifiche cliccando sul campanello e dopo averci seguito sui social di andare a vedere anche il nostro sito www.wedrive.tv. Ok, dunque mi trovo già sul sito di Audi con tutti i modelli, come potete vedere qui, disponibili per le configurazioni, ma noi vogliamo configurare la A3 Sportback con un prezzo a partire da 29.150 euro. Cliccando su Scopri di più possiamo andare a vedere una panoramica della vettura con tutte le sue caratteristiche principali, le prime immagini, un'auto abbastanza interessante. Come vedremo possiamo andare a configurare anche gli interni e quant'altro, ma partiamo prima di tutto dai motori. Diciamo, non voglio fare una roba troppo banale, quindi direi di selezionare innanzitutto un benzina. Trasmissione, c'è la 6 marce, non è disponibile a quanto vedo la S-Tronic, infatti. Quindi direi di andare sul 6 marce manuale, sebbene nessuna delle due configurazioni mi faccia poi impazzire dal punto di vista prettamente estetico, come vedrete a breve. Comunque selezioniamola, il prezzo è arrivato a 35.800 euro da 29.000 e andiamo su versioni e pacchetti. C'è la versione 3 Sportback, appunto Business Advance e S-Line Edition, noi abbiamo scelto la S-Line. Qui si possono mettere gli interni S-Line su un'altra versione, ma adesso appunto ce l'abbiamo già selezionata e quindi viene di serie. Alle configurazioni degli esterni possiamo personalizzare la nostra vettura a livello di colorazione di carrozzeria, colori brillanti, metallizzati, perla, colori individualizzati, Audi Exclusive, metallizzati, perla, cristallo e quant'altro. Direi di andare con un colore brillante perché per quanto io voglia mettere un colore individualizzato, diciamo che non è visualizzabile, appunto come vedete qui questo equipaggiamento a richiesta non è visualizzabile nelle immagini della vettura, quindi purtroppo non va. Vogliamo provare verde? Vediamo come la macchina verde non le dona molto, quindi andiamo di blu turbo. Beh, ci sta. Poi alla fine vi farò vedere un po' un resoconto. Il prezzo è salito di 420 euro a 36.220. Scendendo possiamo selezionare i cerchi. Questi che sulla macchina da 18 sono già molto belli. Andiamo a vedere qualcosa di Audi Sport. Aggiorna la configurazione, c'è l'assetto sportivo. Ecco, questi sono più belli, dai, da 19. Bei cerchi. Ho i gruppi ottici importantissimi perché su queste auto che vengono sempre presentate con queste configurazioni di lancio spettacolari, poi i gruppi ottici alogeni vecchissimi sono orrendi, quindi direi di andare a vedere subito il LED Matrix da 1920 euro. Vediamo un po' come cambia. Ecco, questo è il disegno dei LED Matrix, ma sì dai, aggiungiamoli la configurazione. Vediamo un po' il prezzo, dovrebbe essere salito ancora a 39.520 euro, infatti. Cerchi e pneumatici, direi che abbiamo tutto, perché poi c'è l'indicatore della parità della pressione, kit di riparazione pneumatici, routine di scorta un po' superfluo. I gruppi ottici abbiamo luci diurne di serie, dispositivo di assistenza per proiettori abbaglianti, non ci serve, anche se in realtà vediamo un po' cos'è. Riconosce la presenza di fari di vetture provenienti in senso contrario.
Ah, dovrebbe essere ok, però non è attivabile con i Matrix, dovrebbe avere già un sistema simile il faro Matrix. Abbiamo il lavafari e il sensore luci e pioggia. I pacchetti estetici per gli esterni, abbiamo già di serie le calotte e gli specchietti retrovisori in grigio platino opaco che sul blu secondo me ci stanno molto bene. Lo spoiler posteriore di serie, il Para Urti S-Line di serie. Io vorrei togliere la denominazione del modello perché è più elegante senza nome in giro per la vettura. Andiamo a vedere adesso gli interni. Abbiamo di serie sedili normali, però, voglio dire, è un S-Line, i sedili sportivi ci stanno. Sedili anteriori sportivi. Dobbiamo scegliere per forza una trama in pelle mono. Prendiamo questa. Rivestimento sedili nero, cruscotto nero, moquette nero, cielo grigio acciaio. Molto bello. Tessuti, ah c'è l'Alcantara, no ragazzi, va per forza l'Alcantara, mi dispiace. Ecco, il prezzo sale, siamo già a 42.000 euro di vettura, abbastanza interessante come prezzo per una A3 Sportback, ma stiamo parlando di un'auto nuovissima, poi alla fine faremo un resoconto. Tutti questi tessuti, Index, Dynamic, non mi interessano, pelle nappa non mi interessa. Ah, il volante, anche il volante è interessante perché possiamo scegliere tra quello di serie, multifunzione plus in pelle a 3 razze, o lo stesso ma appiattito, quindi con un fondo piatto abbastanza sportivo. Sì, grazie. Possiamo configurarci anche i sedili, la regolazione elettronica dei sedili, perché no, col memory, aggiorna, poggiatesta anteriori e posteriori, ah per fortuna sono di serie, va bene, supporto lombare si paga ma ce l'abbiamo già con le regolazioni elettroniche, il poggiabraccio fondamentale. Riscaldamento dei sedili non mi interessa e basta. Vediamo qui, schienale, frazionabile, ripiegabile secondo schema 40-20-40, va bene, ci sta. Cielo in tessuto nero, sì, piuttosto che grigio acciaio, 0 euro. Gli inserti della plancia in cruscotto in vernice effetto seta, grigio platino. Meglio quello in alluminio, molto bello in alluminio, molto sportivo ed elegante. Listelli sotto porta di serie, tappetini anteriori e posteriori in velluto di serie. Gli elementi di comando abbiamo il pomello e la manichetta della leva del cambio in pelle, che è questa qui, e ora arrivo a questo dilemma perché noi abbiamo scelto la manuale che era l'unica disponibile con questa motorizzazione, ma in realtà la leva del cambio manuale non mi piace molto esteticamente perché parliamone, ha un'estetica molto simile, tra l'altro la potrete vedere nel nostro video sulla 1 City Carver qui in alto nelle schede, ma un'estetica abbastanza tondeggiante e goffa. Invece la leva, più che altro il pulsantino per la selezione del cambio automatico, è troppo simile a quella della Golf, un po' piccola, un po' insulsa se vogliamo, non è nulla di eccezionale. Comunque ci accontentiamo. Andiamo agli optional. Questi sono già gli interni della mia vettura, vedete il cambio manuale, poi ve lo faccio vedere meglio. Possiamo scegliere i sistemi di assistenza. Abbiamo il Presense Front, che dovrebbe essere un'anticipazione della anticollisione, credo. Conducente, informa il conducente di situazioni di potenziale pericolo generate da veicoli fermi o in movimento davanti alla vettura. Ecco, ce l'abbiamo di serie. Sistema di ausilio al parcheggio, penso con i sensori quindi, freno di stazionamento elettromeccanico è di serie. Con assistenza alla partenza più 100 euro, sì dai, direi, prendiamo questo. L'Adaptive Speed Assist dovrebbe essere il cruiser attivo, ci sta. L'Head-Up Display lo trovo un po' inutile, la telecamera fondamentale, sì. E il riconoscimento della segnaletica, ma sì dai, di serie. Telecamera per retromarcia posteriore, 500 euro di optional, selezioniamolo, molto utile secondo me. Assistente al cambio di corsia dovrebbe essere il blind spot perché c'è il traffico trasversale posteriore, sì. Supporta le manovre di schivamento e di serie. Andiamo un po' ad altri equipaggiamenti di comfort. Specchietti retrovisori esterni regolabili in tinta, va bene, no? Tanto ce li abbiamo di serie. Specchietto interno schermabile automaticamente, sì. Clima automatico Bizona va più che bene. Tra i sistemi di chiusura abbiamo l'immobilizer, la sicura per bambini in azionamento elettrico, il cofano del bagaglio e l'apertura manuale, ci sta. Non siamo pigri, non spendiamo 440 euro per il portellone del vano bagagli e l'apertura e chiusura elettrica. Telecomando per apertura e chiusura porte senza safe lock, va bene, non ci importa, così come non ci importa gancio traino e cose simili.
Abbiamo una 12 volt nella console centrale anteriore e due USB posteriori, USB-C tra l'altro, attenzione. Infotainment, strumento combinato con le indicazioni in chilometri, Audi Virtual Cockpit da 10,25, per 290 euro abbiamo il Cockpit Plus. In cosa consiste? Un quadro studente Full Digital da 12,3 anziché da 10,25. Beh dai, direi che fa la sua porca figura, selezioniamolo. 290 euro. La navigazione MMI di Audi e il Radio Plus. Abbiamo 6 altoparlanti passivi, ma possiamo scegliere, eccolo qui, il Bang & Olufsen 3D Premium Sound System. Sì, grazie, selezioniamolo. Poi abbiamo, per quanto riguarda la comunicazione, l'interfaccia per lo smartphone, la chiamata di emergenza, il modulo Rete Europa, il sistema di navigazione infotainment Audi Connect, sì. Audi Phone Box dovrebbe essere per quanto riguarda il wireless charge, terminali di scarico, freni anteriori a disco, BRS per vetture senza trazione elettrica, Audi Drive Select per assetto di serie, sì, e l'assetto sportivo per cerchi da 19 che va di serie insieme ai cerchi stessi, e quindi sì, grazie. Sterzo elettromeccanico è di serie, possiamo scegliere un progressivo a 300 euro, ma va bene, sulla 3 va più che bene. Possiamo disattivare di serie l'airbag del passeggero anteriore, abbiamo gli airbag laterali integrati nello schienale per la testa di serie e possiamo scegliere anche quelli posteriori a 420 euro, va bene. Start and stop system per il recupero di energia, controllo allacciamento di cintura di serie, kit di primo soccorso, va bene. Poi abbiamo dei piani per la garanzia, ma in realtà stiamo semplicemente giocando, tra virgolette, passando il tempo in quarantena, quindi non ci interessa la garanzia, così come non ci interessa l'Audi Premium Care, la sua A3 Sportback. Andiamo a vedere un po' la configurazione totale di questa vettura, che costa 47.240 euro. È abbastanza interessante, stiamo parlando di un'auto che fa 8,4 secondi in accelerazione da 0 a 100, un 1500 TFSI benzina, cambio manuale 6 marce, con 150 cavalli, 110 kW quindi, 250 Nm di coppia, 224 km/h di velocità massima. Qui ci sono tutte le caratteristiche, le specifiche del motore, ma adesso vogliamo vedere un po' come abbiamo configurato questa vettura. Questo bel blu turbo, molto interessante. Questa è la vista laterale con il badge S-Line, guardate le nervature, sono molto bravi, devo dire, quelli di Audi a presentare le loro auto nel configuratore, molto bella. Sebbene avrei preferito una bella vista un po' 360, possiamo solamente giocare tra le 3 immagini, niente di che. E questo è il posteriore, con i terminali di scarico semicromati, comunque in contrasto, queste aperture nella parte bassa che ricordano molto la A1 City Carver, e i fari LED Matrix belli, molto belli su questo blu turbo. Adesso gli interni. Bene, all'interno c'è questa bella trama con le cuciture, interni misto pelle alcantara scuri, la plancia con un gloss black, l'alluminio molto bello, lo schermo MMI, il full virtual cockpit da 12,3 pollici. Questa è l'unica cosa che mi lascia ancora un dubbio, perché guardate un po' l'estetica di questa, non so, di questa leva del cambio manuale un po' troppo tondeggiante, non mi fa impazzire. Per il resto è molto bella, molto elegante, tutto quanto all black all'interno. Divanetto posteriore. Insomma, una vettura piuttosto interessante, penso di salvare questa mia configurazione. Adesso però voglio sapere i vostri pensieri qui sotto nei commenti. Se vi piace come abbiamo configurato questa nuova Audi A3 Sportback, il Model Year 2020, non perdetevi tutte le informazioni e tutte le altre motorizzazioni di questa vettura nel nostro video sul Salone di Ginevra Virtuale qui in alto nelle schede. Fatemi sapere su Instagram e su Facebook, trovate i nostri account qui sullo schermo e anche in descrizione come la configurereste voi, condivideremo le migliori configurazioni di questa vettura rispetto alla nostra. Seguiteci sul nostro sito www.guidrive.tv e ultimo ma non per importanza iscrivetevi al nostro canale e attivate le notifiche cliccando sul campanello.